Buongiorno ragazzi, bentornati sul canale. Volevo fare un attimo un piccolo riassunto delle partite giocate ieri. La Salernitana e la Lazio hanno pareggiato e io ho visto in contemporanea ieri sera il Sassuolo e l'Inter. Parliamo prima dell'Inter perché io quando feci il video del colpo di mercato Lukaku lo sapevo. Lukaku è l'attaccante più adatto alla Serie A. Lukaku crea degli spazi immensi davanti per poter far inserire centrocampisti e mezzali, che è un qualche cosa. Un giocatore che fa spallate con tutta la linea difensiva, permettendo al resto della squadra di poter giocare in una discreta tranquillità. Infatti Lautaro fa un gran gol, poi Çalhanoğlu fa il 2-0, si chiude la partita. Comunque 3 gol, il divario tecnico tra Inter e Spezia è enorme. Però dalla parte dell'Inter ci sta il fatto che una grande squadra, quando affronta una piccola, tra virgolette, non è che deve far vedere che esiste il divario tecnico, però deve mettere subito le cose in chiaro, e l'Inter così ha fatto. Pronti, via. Lo Spezia ha subito capito che è arrivato a Milano e deve lasciare i 3 punti, cosa che dovrebbe fare anche il Napoli oggi contro il Monza. Speriamo che sia così. E comunque l'Inter, dopo la prestazione di ieri, ci sta. L'Inter è una squadra che lotterà per lo scudetto, perché mentalmente è la stessa Inter dell'anno scorso. Lasciamo stare chi sono i giocatori, chi è partito e chi non parte. Mentalmente, soprattutto in casa come l'anno scorso, l'Inter ha fatto la differenza. Per quanto riguarda Sassuolo-Lecce, dobbiamo fare gli applausi a un grandissimo gol di Berardi, che sappiamo è un gran giocatore. Comunque per fare quel gol devi avere prima cosa i piedi buoni e secondo devi avere la mentalità giusta per provarci al volo e mettere la palla nell'angolino. Comunque un grandissimo gol che poi si è rivelato il gol partita, anche se il Lecce ha creato 4-5 occasioni per poter buttare la palla dentro sia nel primo tempo e sia nel secondo. Ha giocato una bellissima partita secondo me il Lecce, però purtroppo un po' l'inesperienza, un po' il bagaglio tecnico che sotto porta è bassino, non sono riusciti a pareggiare la partita. Ma il Lecce secondo me meritava ieri almeno il pareggio, che comunque il Sassuolo non riesce a trovare l'amalgama che aveva l'anno scorso, e pure la partita scorsa non c'è gioco ancora, c'è tanto lavoro da fare, e le squadrette cosiddette piccole come Lecce, Spezia, il Monza comunque fisicamente stanno bene e ti mettono comunque sotto a livello di occasioni. Devi solo sperare che sbaglino sotto porta, come è successo ieri. Però il Lecce credo che qualche partita la vinca e qualche soddisfazione se la possa togliere, visto anche il Lecce contro l'Inter. Comunque non gioca male. Tra le squadre di bassa classifica secondo me è quella che al momento ha giocato le 2 partite migliori di tutti quanti. Non parliamo né di Salernitana né di Lazio, perché sono stati 2 pareggi. Io ho visto la Lazio, e anche se la Lazio ha fatto il solito possesso palla asfissiante per tutta la partita, ma non è riuscita a scardinare la porta avversaria purtroppo. Quindi sono 2 pareggi. La Salernitana non ne posso parlare perché non l'ho vista, quindi io parlo solo di partite che ho visto. Non possiamo dare giudizi su cose che non abbiamo visto con i nostri occhi. Siete d'accordo? Quindi questo era quanto per la giornata di ieri della Serie A. Aspettiamo le partite di oggi, sperando che il nostro Napoli faccia come ha fatto l'Inter ieri. Ci vediamo nel prossimo video. Ciao!